forse come si può dire, un po' di deformazioni professionali, tanto è vero che faceva delle perizie anche per la camorra. C'è stato un periodo che noi pensavamo di utilizzare loro come loro pensavano di utilizzare noi per altre cose. Con voi per cosa li utilizzavate? Noi soltanto a scopo, insomma, per perizie e per l'approvvigionamento e l'acquisto di armi, che in quel periodo per loro era più facile. E loro come pensavano di utilizzare voi? Semerari pensava veramente proprio a un appoggio di tipo logistico, eventualmente un colpo di Stato. Perché loro facevano delle, come si può dire, insomma, sulle campagne di reti si radunavano proprio simulando dei colpi di Stato. (1977). Semerari ormai utilizza i delicati incarichi professionali per scopi eversivi, come in occasione del tentativo di consegnare nel 1977 al detenuto Pierluigi Concutelli una pistola per favorirne l'evasione, il che non gli riesce solo perché il Concutelli è stato trasferito poiché scoperto in un precedente tentativo di fuga. L'episodio, riferito da più testimoni, troverà conferma anche in una missiva sequestrata al Semerari e speditagli dal Concutelli. Nel 1978 Semerari organizza una serie di riunioni politiche nella villa del professor Fabio De Felice, con alcuni componenti della neonata Banda della Magliana, tra i quali Abbatino e Colafigli, ai quali illustra la propria strategia eversiva basata sulla collaborazione fra estremismo di destra e malavita comune, bombe ed attentati ad obiettivi precisi, in cambio di perizie e consulenze tecniche, finalizzate ad ammorbidire le sentenze in caso di arresti e detenzioni. Si è formato, attorno al mondo dei tribunali, un vero e proprio mercato delle perizie, dominato da alcune figure preminenti, che garantiscono certificazioni scientifiche basate, in qualche caso, sulla riscoperta di curiosi morbi ottocenteschi. È il caso della cosiddetta sindrome di Ganser, che consisterebbe in uno stato di paranoide derivante dalla prolungata simulazione della paranoia stessa. In altre parole, una persona sana che si finge pazza ha lo scopo di evitare qualche spiacevole incombenza, il servizio militare, il carcere, può essere colpita da questa sindrome e diventare pazza sul serio. La sindrome di Ganser ha conosciuto un'ampia popolarità nelle aule dei tribunali dell'Italia meridionale perché è diagnosticata a molti capimafia e a leader camorristi proprio dallo psichiatra Aldo Semerari e dalla sua scuola. Non rispondere ai soliti quesiti posti dagli articoli 88 e 89 del Codice Penale, cioè quale fosse lo stato di mente al momento del fatto e se tale stato di mente avesse abolito o scemato grandemente la capacità di intendere o di volere. E in secondo luogo dovevamo accertare se i documenti, in atti, autografi del Pierri, rappresentavano un diario confessione, ovvero il canovaccio di un racconto. Come invece riporta Leandri, esponente di Ordine Nero e uno dei fondatori del gruppo neofascista Costruiamo l'Azione, movimento radunatosi attorno all'omonima rivista in cui militavano anche Fabio De Felice, Paolo Signorelli, Massimiliano Facchini, Sergio Calore e appunto Aldo Semerari. Nel 1978 Fabio De Felice e Semerari mi proposero di interessarmi di reperire notizie su persone da sequestrare a scopo di estorsione, poiché loro avrebbero provveduto a passare le notizie
ad ambienti della malavita organizzata romana. Inoltre Semerari, oltre alle richieste di armi, un fucile a pompa e una pistola silenziata da parte di ambienti della camorra napoletana, facenti capo a Pupetta Maresca, in quella stessa occasione, tra la fine del 78 e gli inizi del 79, in presenza di Felice Fabio, mi propose di trovare un elemento in grado di gambizzare o ammazzare, non ricordo bene, un rappresentante di auto di Napoli, dietro a pagamento di un congruo compenso. Più tardi mi sentii dire da De Felice che egli, il Pariboni e il Semerari avevano prelevato dalle mie armi un fucile a pompa e una pistola e l'avevano fatti pervenire a Napoli. Contemporaneamente Semerari stringeva rapporti con ambienti dei servizi di sicurezza. Semerari parlava con una certa facilità dei suoi rapporti coi servizi, alludendo a persone che ricoprivano specifici ruoli professionali e che contemporaneamente svolgevano rapporti informativi con i servizi. Ricordo a tal proposito che più volte fece riferimento al colonnello Michele Santoro, suo amico e frequentatore della sua abitazione, come di persona collegata con i servizi segreti. Si sono agguantati al sottoscritto, forse perché io avevo avuto un precedente processo, quello di Trento, forse perché in atto avevo quel processo in quel di Venezia, probabilmente hanno voluto speculare su questo nome di Michele Santoro. Poi, se abbiano speculato loro o gli sia stato messo in bocca il nome di Michele Santoro e questo ha avuto occasione a dirlo anche ad un magistrato, è ora di finirla, testualmente mi sono espresso con questo magistrato, è ora di finirla di mettere il nome di Michele Santoro in bocca ad altre persone. Quindi la mia convinzione è questa. Io sono l'agnello sacrificale di un qualche contesto che non sono ancora riuscito ad agguantare. Più volte mi parlò anche del suo collega Ferracuti, come di persona collegata alla CIA. Semerari le ha mai parlato di rapporti che aveva con i servizi segreti e specificamente con chi? È un po' un discorso, diciamo, che ha per me una sua ambiguità di ricordo, nel senso che questo discorso del rapporto con i servizi segreti era un argomento un pochino spinoso, quindi tutti tendevano ad escludere di avere rapporti con i servizi, salvo poi lasciar capire che questi rapporti c'erano e potevano essere sfruttati. Io gli episodi che posso ricordare, nessuno di questi episodi così è riferibile proprio a qualche dato specifico, insomma, ecco. Naturalmente c'è anche da dire che questo è anche un po' un discorso del senno di poi, nel senso che Semerari aveva professionalmente dei rapporti con tutta una serie di persone che andavano da istituzioni, quindi a stessi servizi segreti, quindi era un po' difficile discriminare i rapporti che erano poi professionalmente giustificati da rapporti di altro tipo. Per quanto riguarda i discorsi così un pochino che facciano riferimento a questa area, non so, ricordo che all'epoca del sequestro Moro c'era questo suo collega, sì, di cui lui diceva fosse legato ai servizi americani e che comunque in quel momento il professor Ferracuti, di cui il professor Semerari diceva che era legato a questi servizi americani, in quel momento era uno degli esperti del Viminale per il sequestro Moro e diciamo fu, tra virgolette, lievemente divertente la cosa, perché il professor Semerari sosteneva che non poteva resistere, essendo un pochino logorroico, questo è un suo giudizio, che non poteva resistere dal poi così metterci a parte dei segreti, e infatti poi lui ci descrisse una serie di cose che erano gli scenari che eventualmente dovevano entrare in azione nel caso di liberazione di Moro, insomma una serie di cose. Tra questi personaggi che lei ha conosciuto, specificamente Semerari, Signorelli, De Felice, eccetera, c'era qualcuno che sosteneva la necessità nella lotta politica che conduceva la destra eversiva di apparire all'esterno come frazionati e cioè lo spontaneismo come facciata e una sostanziale direzione strategica unitaria? C'era qualcuno che sosteneva questa? Questo ha diverse chiavi di lettura, nel senso che una cosa di questo tipo, che poi è stata anche definita come
teoria dell'arcipelago in vari modi, così era anche la posizione mia e di Calore, nel senso che poi questo giornale, comunque una serie di iniziative non dovevano costituire dei fattori organizzativi vincolanti e rigidi, ma dovevano stabilire una direzione e quindi anche provocare poi delle azioni che in modo necessitato sarebbero andate in una certa direzione, indipendentemente dal fatto di averle progettate. Quindi ci poteva essere il gruppuscolo che, seguendo certe indicazioni per suo conto, decideva di fare, che necessariamente, se tutto era studiato in un certo modo, doveva muoversi in una certa ottica. Questo dal nostro punto di vista. Da altri punti di vista questo discorso era un pochino diverso e praticamente fu alla base poi anche della rottura con De Felice, nel senso che De Felice, mentre all'inizio si dimostrava così pienamente favorevole a tutta una serie così di cose, nel prosieguo si dimostrò, volle farci tornare, o probabilmente era una nostra ingenuità non averlo capito, cioè che lui intendeva molto diversamente questo modo di fare politica e intendeva appunto anche in qualche modo filtrare attraverso poteri consolidati, quindi il discorso dello spezzettamento e della non unitarietà ha anche un'altra chiave di lettura, insomma. Ecco. Comunque il gruppo di Costruiamo l'Azione era d'accordo su questo orientamento? Sì, certo, fondamentalmente d'accordo, sì. Lei ha dichiarato: è opportuno precisare che esisteva sin dall'inizio un centro di direzione politica parallelo a Ordine Nuovo ed occulto ai suoi militanti, rappresentato dai fratelli Fabio e Alfredo De Felice. Costoro assicuravano i collegamenti tra settori militari e politici ufficiali e organizzazioni eversive di destra. Lei conferma questa dichiarazione? Sì, la confermo. E su quali fatti concreti basa questa affermazione? In quali occasioni si è venuto in evidenza questo collegamento fra settori militari, fra il gruppo De Felice? È vero che nel 78 De Felice e Semerari la incaricarono di assumere informazioni su persone nei confronti dei quali si potevano esperire dei sequestri di persone, dei tentativi di sequestro? Sì, è sempre in relazione poi al legame, in primo luogo in relazione al discorso Giuseppucci, cioè una delle possibilità che erano ventilate era quella di fornire una serie di indicazioni, quindi di fare da basisti, come si dice, poi ricavando naturalmente un utile. Loro chiesero a lei queste informazioni? Era un'idea di De Felice e Semerari, di fornire, non so se questa idea venisse da altri colloqui avuti con questi elementi, con Giuseppucci o con altri. Comunque la cosa mi fu prospettata in questi termini, cioè Riporta invece Maurizio Abatino, componente della banda della Magliana. Nel momento stesso in cui stringemmo rapporti con il gruppo di Aciglia di Nicolino Selis, che si integrò nel nostro, avemmo anche l'occasione di conoscere il professor Aldo Semerari. In una posizione marginale all'interno della banda si trovava all'epoca Alessandro D'Ortenzi, il quale, pur non avendo partecipato mai, neppure a livello decisionale, ad attività criminali di tipo violento con noi, dimostrava peraltro una certa disponibilità a farci partecipi delle sue conoscenze, allorché queste fossero risultate utili per gli scopi dell'organizzazione. Per questi servizi il D'Ortenzi riceveva in cambio denaro o favori. Dato i suoi trascorsi giudiziari e una certa familiarità con specialisti in psichiatria e direttori di OPG, si era dapprima dato da fare per consentire a Nicolino Selis, su incarico della banda, di ottenere delle licenze. E fu in tale occasione che istituì il contatto tra la banda e il professor Semerari. Quest'ultimo, atteso il suo impegno sul fronte eversivo e terroristico, a noi noto, aveva da parte suo interesse a metterci in collegamento con gli ordinovisti, che a quel tempo operavano su Roma. Pertanto, grazie al contatto istituito da D'Ortenzi, si fece una riunione nella villa di Fabio De Felice per discutere i possibili scambi di favori tra la nostra banda e i terroristi di destra che facevano capo a Semerari. La villa in cui avvenne l'incontro, quale si svolse in epoca immediatamente successiva alla soppressione del duca Grazioli, quindi più o meno nella seconda metà del 78, si trovava nelle campagne del Reatino. Non saprei dire con precisione se si trattasse di Poggio Mirteto. Essa era a ridosso di un monte, aveva soffitti, ricordo molto alti, vi erano dei lavori in corso per la realizzazione di una fontana con cascata.
All'incontro per la banda partecipammo io, Marcello Colafigli, Giovanni Picconi e Franco Giuseppucci. Era presente Alessandro D'Ortenzi. Oltre al De Felice, ricordo presenti all'incontro il professor Semerari e Paoletto Aleandri. Nell'occasione, fermo restando il nostro assoluto disinteresse per le prospettazioni ideologiche di Aldo Semerari, per quanto potei constatare, frequentando Franco Giuseppucci, questi aveva delle spiccate simpatie per il fascismo, deteneva dischi riproducenti discorsi di Benito Mussolini, medaglie e gagliardetti. Tuttavia, questa sua infatuazione non ne condizionava minimamente l'azione, né lo conduceva a perdere di vista gli interessi e gli scopi della banda, che erano tutt'altro che politici. Si valutò la praticabilità di una collaborazione tra noi e i terroristi neri, finalizzata, per quanto li riguardava, al finanziamento delle attività di tipo più propriamente politico. In particolare, si raggiunse una sorta di accordo di massima per la commissione in comune di sequestri di persona a scopo di estorsione e di rapine. A differenza di quanto poi mi fu dato di constatare, rispetto ai terroristi di destra più giovani, Semerari, De Felice e Aleandri non vedevano di cattivo occhio la possibilità di operare, sempre al fine del finanziamento dell'attività rivoluzionaria, nel settore della commercializzazione della droga. Nell'incontro in questione, tuttavia, non si andò oltre a un accordo di massima. Quel che è certo, non si raggiunse un vero e proprio patto operativo. A noi comunque interessava mantenere i contatti, in considerazione dell'influenza del Semerari nel settore giudiziario, essendo egli un famoso e stimato perito medico-legale psichiatrico. Successivamente a tale incontro, ebbi modo di recarmi più volte presso lo studio in Roma del Semerari, in compagnia di Edoardo Toscano, Marcello Colafigli e Franco Giuseppucci. Presso lo studio del Semerari incontrai talvolta anche Paoletto Aleandri. Tali visite, fatte talvolta anche con il D'Ortenzi, non erano legate esclusivamente ad interessi professionali del Semerari, ma avevano più che altro lo scopo di mantenere le relazioni allacciate, nella prospettiva che potessero tornare utili. In tali occasioni di incontro ci venne prospettata la possibilità di eseguire un sequestro di persona, ma le informazioni che gli ordinovisti avevano raccolto erano ancora del tutto insufficienti per poter valutare la praticabilità del progetto. Aggiunge Paolo Aleandri. L'istituzione dei collegamenti fra gruppi eversivi dell'estrema destra e la malavita organizzata romana rientrava in un disegno strategico comune al professor Aldo Semerari e al professor Fabio De Felice, convinti che per il finanziamento dell'attività eversiva non fosse necessario creare una struttura finalizzata al reperimento programmatico di fondi, quando, senza eccessive compromissioni, si poteva svolgere un'attività di supporto di tipo informativo e logistico rispetto a strutture di criminalità comune già esistenti e operanti, onde garantirsi lo storno degli utili derivanti dalle operazioni rispetto alle quali si forniva un contributo. Ciò non escludeva l'esistenza di piccoli gruppi organizzati ideologicamente motivati, ma la funzione di questi era quella di svolgere compiti e attività particolari nell'ambito del più generale progetto di acquisizione del potere. In questa ottica, il collegamento con un'organizzazione criminale forte avrebbe consentito l'accaparramento di fondi utili a condizionare determinati meccanismi che detenevano il potere. Per l'instaurazione di tali collegamenti, la posizione professionale di Aldo Semerari era tale da consentire di per sé il raggiungimento dello scopo. Il Semerari, come perito d'ufficio, favoriva i camerati impegnati e grossi delinquenti, facendoli risultare infermi di mente. Inoltre si prestava alla corruzione. Ho saputo, tra gli altri casi, di un certo Carlos Alberto, imputato di una rapina a Barcellona e di un sequestro di persone in Argentina. Egli fu arrestato in Italia nel 79 e pagò a Semerari, perito d'ufficio, 50 milioni di lire per una diagnosi di infermità mentale. Ho appreso tale fatto direttamente da Carlos Alberto e dall'avvocato Arcangeli. Ecco, l'avvocato Arcangeli, un nome su cui torneremo nella prossima puntata. D'Ortenzi Alessandro. La banda La Magliana è nata con D'Ortenzi Alessandro.
dall'inizio che sono uscito dall'ospedale psichiatrico del manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino, dopo circa 4 anni e qualche mese di detenzione manicomiale. Il dottor Lupacchini ha chiesto a me cosa sapevo io dei servizi segreti e che cosa si era detto nelle riunioni nella villa del professor Aldo Semerari, mio carissimo amico, oggi deceduto. Quindi non avevano nessuna attinenza le domande a quelle che riguardavano il mio mandato di cattura, per cui mi aveva fatto arrestare, ricattandomi che se non avessi parlato mi avrebbe tenuto a tempo indeterminato in stato di detenzione. Premessa: io fui accusato de Fulvio Luciole per le mie rapporti con l'estrema destra e con il professor Semerari. Fui accusato dal signor Claudio Sicilia per le stesse cose e sono stato accusato per le stesse cose da Abbadino Maurizio. E quindi io posso dimostrare che il vostro collaboratore di giustizia, ciò che ha contrattato con lo Stato per la sua libertà, è un depistante ed è falso. Con fatti vissuti io insieme al signor Abbadino Maurizio. Nel 1978 io sono uscito il 30 giugno con una revoca del dottor Caponetto, presidente della commissione di sorveglianza di Montelupo Fiorentino. Revoca anticipata dalla misura di sicurezza manicomoniale. Attraverso Nicolino Selis, che avevamo trascorso circa 2 anni insieme tra il manicomio giudiziario di Aversa e il manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino, io già nel periodo che stavo di Aversa avevo aderito al movimento di Semerari. Mi dichiaro e mi sono sempre dichiarato, non l'ho mai nascosto, sono un nazi fascista, di fatto e di nome. Ho sempre professato questa mia religione politica e non la rinnego per nessun motivo. Durante il periodo che ho trascorso all'interno dei manicomi, nel rapporto mio avuto con Selis Nicolino, che era entrato per vari piccoli reati e poi man mano da dentro si è fatto un nome, mi ha fatto conoscere Edoardo Toscano, suo carissimo amico da tanti anni, e che nel quale mi ha fatto presentare questo Abbadino Maurizio. All'epoca, nel 1978, la banda della Magliana non è mai esistita, non c'è mai stata, né per mezzi, né per uomini, né per basi logistiche. Tant'è vero che io sono entrato il 20 maggio 1974, imputato della rapina di via Tiburtina, insieme a Enrico De Pedis. E la nostra batteria, che era di Testaccio, era la miglior batteria di rapinatori che all'epoca operava su Roma. Quindi il dottor Lupacchini doveva tener conto anche che il De Pedisi era un mio coimputato, anche se la Suprema Corte di Cassazione l'ha assolto per non aver commesso il fatto. Oggi lo posso dichiarare che era mio compagno di batteria e che era partecipe in quella rapina insieme a me. Lo posso fare questo fatto solo perché è morto, perché non sono né un collaboratore e né un infame e né un confidente. Quando io ho avuto interesse di cercare di far aderire al movimento sia Abbadino e sia il Toscano Edoardo, al movimento politico che io facevo a capo del professor Semerari, ricostruiamo l'azione. Quando io ho cercato di presentare tutte le persone che nel quale soprattutto il Toscano e l'Abbadina avevano interesse di conoscere la potenzialità delle amicizie del professor Semerari, si sono combinate delle riunioni a Castel San Pietro che l'Abbadino non ha saputo mai dire, o per interessi anche del dottor Lupacchini, in quanto nelle riunioni hanno partecipato uomini importanti dello Stato. Allora,
nelle riunioni che facevamo dal professor Semerari erano presenti, oltre al procuratore capo De Matteo, al generale della Chiesa, al colonnello Varisca ammazzato dalle Brigate Rosse, c'erano altri professori come il professor Citterio, il professor Franco Feracuti, agente della CIA, confermato nel processo sulla strage di Bologna. E quindi quando abbiamo conosciuto, cioè io soprattutto prima ho conosciuto queste persone con altre riunioni che riguardavano politicamente, per quelle che erano le adesioni, come c'era anche il capo allora del SISMI o SISMI, non ricordo, del dottor Parisi, il defunto dottor Parisi. Quindi tutte queste personalità, non certo giocavamo dal professor Semerari a briscola e 3-7 o ci facevamo le cene per divertimento. Lo stesso presidente della Corte di Assise che mi assolve a me per incapacità di intendere volere, sempre con queste famose perizie compiacenti, purtroppo era un mondo che andava così. Certo che è vero, Presidente, io l'ho pagata 150 milioni e ne ho fatte fare 85 perizie, ho fatto prosciogliere 85 persone. No, io sono stato ritenuto in totale infermo di mente. Ma non era così, in realtà. Eh? Era così o non era così? No, non era così, Presidente. Non le risulta, dottor De Gasperi, la vedo molto perplessa lei, e lei mi conosce da anni. Ecco, no, perché la vedo molto perplessa, perché quando si fanno i nomi importanti, allora io non ho paura di nomi importanti. Anche perché pure che mi è stato offerto la protezione da parte della squadra mobile, io non ho paura, se qualcuno mi vuole sparare di servizi segreti o delle personalità che nel quale adesso oggi ne faremo nome, non ho paura se vogliono spararmi. So scontrarmi, ma al momento opportuno so scontrarmi bene. Quindi queste personalità, che erano i psichiatrici all'epoca, convivevano con magistrati, con lo stesso procuratore generale di Roma, il dottor De Matteo, e che nel quale venivano indirizzate le perizie appositamente perché venissero emesse sentenza di proscioglimento e quindi un riconoscimento della totale infermità mentale. E ogni perizia venivano pagate dai 100 ai 150 milioni a perizia psichiatrica. Nel 1974 venendo in su fino al 78. Quindi acquisì una forte esperienza, posso dire oggi quasi come se mi fossi laureato in psichiatria forense, purtroppo, signor Presidente, ma era l'unico modo per poter farla franca di fronte alla giustizia di chi commetteva gravi reati di una certa rilevanza sociale. Certamente non è che andavano a fare perizie psichiatriche chi entrava dentro per furto o per queste cose qua. E in queste riunioni successive che sono avvenute nella villa, una volta solo in una villa a Poggio Catino dal professor Fabio De Felici, e nelle altre 4 o 5 riunioni che sono avvenute invece nella villa del professor Aldo Semerari, che era una tenuta a Castel San Pietro. Questi fatti che sono avvenuti, l'Abbadino e il Toscano non aderirono pur che io avevo forzato e pur che gli avevo fatto conoscere attraverso le persone che prima le ho elencato, non aderirono a questo movimento, però vollero creare una collaborazione con me e una collaborazione noi da parte nostra nei loro confronti. Che lei vuole contestare. Certo. Allora si limita a questo. Allora mi limiterò a però lei ne tenga presente, Presidente, quando si riunisce in Camera di Consiglio. Quanto anni fa per fare questo genere? Allora, Che c'è stato l'incontro col gruppo Temerari, come già ho spiegato, soltanto che non è come dice lui, ci vede a noi che facciamo i campi paramilitari, noi cercavamo di portare gli interessi nostri, a noi dalla politica non c'è mai interessato niente. questo successivamente. Io lo Tutto dichiaro successivamente. che hai rifiutato questa adesione al professor Semerari. Dico io. Allora,
siamo andati dal professor Fabio De Felice alla villa di Poggio Catino, ex sindaco di Poggio Catino, e in questa riunione c'erano il gruppo di Semerari, ma non il primo colloquio, non personaggi politici o giudiziari. C'era Badino, Toscano, Tortensi, alcuni ragazzi che facevano parte del gruppo Semerari, il professor Fabio De Felice e il professor Semerari. Questo è stato il primo colloquio che noi abbiamo avuto. Esposti da loro certe situazioni, ci furono poi dei colloqui successivi presso la villa del professor Semerari. A Badino ha ricordato con molta precisione un letto matrimoniale del professor Semerari. Ecco, la conclusione: è vero o non è vero di quello che ho dichiarato io, che tu non hai voluto mai fare i nomi eccellenti di uomini politici, di magistrati che hanno fatto presenza delle forze dell'ordine in certe riunioni che hai presenziato te e Toscano? È vero o non è vero? C'è stata questa riunione. Non Soltanto che io, e lui lo conferma che c'è stata la riunione, come io ho detto già dai verbali, soltanto che io questi personaggi vicini non li ho visti, e perlomeno non li conoscevo all'epoca. Se lui li conosce, facesse lui i nomi, e non c'è problema. Io già l'ho fatto.